Io la mia vita è questo. Io se posso imparare da qualsiasi persona imparo. Il mio cervello non sa che i miei piedi sono solamente piedi. Ciao, devo dirti una cosa. Mi chiamo Fuad O'Toole e ho una missione: scoprire il messaggio che ognuno di noi ha per il mondo. Attraverso i miei documentari racconto storie straordinarie di persone uniche. Grazie a queste testimonianze possiamo costruire la versione migliore di noi stessi. Unisciti all'avventura, condividi le storie e scopri i messaggi della teoria del niente. Comincia una nuova missione e non vedo l'ora di condividerla con tutti voi. Mi aspetta un bel viaggio, mi aspetta un bel giretto in macchina. Infatti mi sono preparato la mia postazione di letto per riposare un po', perché sarà un viaggio che durerà 7 ore. Comunque non vedo l'ora di condividere con voi questa storia, di condividere il messaggio del prossimo protagonista, un ragazzo che appena ci siamo sentiti ci siamo subito capiti al volo, stessa visione del mondo, stessa missione. Sono proprio curioso di incontrarlo, anzi di farvelo anche conoscere, anche perché, una piccola anticipazione, questo è un ragazzo che gli manca qualcosa, anzi gli mancano 2 cose, ma nonostante ciò sta esaudendo il suo desiderio, sta esaudendo il suo sogno e lo sta vivendo alla grande. E quando me l'ha fatto vedere, quando me l'ha fatto capire, ho detto no, io ti devo incontrare, io ti devo conoscere, io ti devo intervistare. Quindi prepariamoci per queste 7 ore di macchina, direzione Liguria. Io sto in Emilia Romagna, quindi da costa a costa, appunto per incontrare il protagonista di questo video. Vamonos! Alla fine mi sono arreso, sono a metà strada e sono veramente stanco, quindi è meglio che mi riposi un po', anche perché non va bene guidare stanchi, si rischia di fare incidenti e onestamente sono troppo giovane per andare di là. Quindi mi riposo, buonanotte e ci vediamo quando c'è più luce. Il collo. Quasi 7 ore di viaggio sono veramente lunghi, dolorosi. E in mezzo ci ho messo anche un paio di ore per riposarmi. Però siamo arrivati a destinazione, in Liguria, più precisamente a Baldaluco. Adesso chiamiamo Nicolas, gli diciamo che siamo arrivati. Ci scusiamo per questi 40 minuti di ritardo e spero che mi perdoni. Per arrivare a Baldaluco non ti puoi sbagliare. Infatti c'è una strada sola. Infatti sono arrivato, sono davanti alle poste. Sei davanti alle poste? Esatto. Ok, arrivo che ti vedo, io sono qua. Ok, a posto, ti aspetto. Grazie, Eccolo, lo vedo arrivare, lo vedo dal finestrino. Lo vedo dal finestrino. Sei te o non sei te? Sono io. Sei te. Com'è? Nicolas De Plano, uno dei pochi in Italia, meno dello 0,03% della popolazione, a vivere con 2 condizioni rare, la genesia e la focomelia. La genesia indica l'assenza completa di un arto, mentre la focomelia è una malformazione che causa uno sviluppo molto ridotto o incompleto dell'arto. Ma questa non è una storia su cosa manca, ma su come ogni limite possa diventare un'opportunità. È la storia di cosa si può raggiungere quando si sceglie di guardare avanti, con determinazione e un pizzico di creatività.
faccio vedere lo Dai. studio. Ah, ce l'hai a casa lo studio? Eh sì, io, camera mia è il mio studio. Io inizio a lavorare qua a casa e poi rifiniamo giù a Sanremo. Perché lì c'hai proprio tutte le attrezzature fatte per bene? Sì. Ah, ok. Com'è vivere in un paesino di 1200 abitanti? No, è bellissimo perché qua, conoscendoci tutti, e io sono 100% autonomo. Cioè io se voglio andarmi a prendere un caffè al bar, voglio andarlo a prendere da solo. Il barista mi aiuta a mettere lo zucchero, mi aiuta a bere il caffè. Riesco a farlo anche da solo, però magari non c'è posto al tavolino, devo prenderlo al bancone, il barista si stoppa un attimo per aiutarmi. Quel piccolo gesto racchiude tutta l'umanità che c'è in questo paesino. Ha spronato molto questa cosa qua. Di vivere una vita normalissima. Tutti un po' la demonizzano questa parola, è normale. Ok? Perché dicono, che cosa vuol dire normale? Nessuno è normale. Normale intendiamo una parola, come per dire, una cosa da tutti i giorni, no? Di sicuro la mia vita normale non è la stessa tua. Mi hanno dato l'opportunità di vivere al meglio la mia vita. Ho voluto provare barca a vela. L'hai fatta? E ho fatto barca a vela. E tutti non si immaginerebbero mai di me. Io faccio i nodi, sono capace di fare tutti i nodi della barca a vela. Cioè, Tutto coi piedi. tutto coi piedi. Io, la mia vita è questa. Non mi fermo mai, cerco sempre di imparare cose nuove. Io se posso imparare da qualsiasi persona imparo. Cioè non mi fermo a dire no, tu non mi puoi insegnare questo. No, tu me lo puoi insegnare. E io posso imparare. Io posso imparare e posso insegnarti a tua volta le cose che so io, perché magari te non le sai, però secondo me è quello il punto dell'umanità. E allora vediamo, si può fare quello che si vuole fare usando i piedi come fossero mani? Comunque te non hai dovuto imparare a usare i piedi, perché No. te sei nato usando quelli. Sì, io non ho dovuto imparare niente. In realtà ho imparato come una persona a imparare le prime volte con le mani. Infatti è questo quello che voglio far capire alle persone. E tutti mi dicono, come fai? Come hai fatto tu? Semplice. Cioè, sì. Semplice. Come hai fatto tu? Semplice. Il mio cervello non sa che i miei piedi sono solamente piedi. Cioè, sa che sono le mie mani. E dopo avermi fatto vedere che è capace di suonare coi piedi, mi dice anche che è in grado anche di guidare. Io non potevo perdere questa occasione di farmi scorazzare in giro per le vie della Liguria da uno che, guida coi piedi. Mi fa ridere perché noi guidiamo col gomito di fuori Eh sì. e te c'hai il ginocchio di fuori. Che storia. Infatti adesso quando girerò con i pantaloncini corti mi verrà la bronzatura da camionista. Al ginocchio. Ho fatto normalmente la scuola guida. Ho fatto la scuola guida, l'unica cosa che esame pratico lo faccio con la mia macchina. La scuola guida doveva modificare la macchina, quella apposita per disabili, per farmi fare l'esame. Però siccome sono un caso unico qua, giustamente dicono non stiamo a fare una macchina, modificare una macchina per una persona e basta. Fanno modifiche che bene o male potrebbero andare bene per tutti quanti, solo che le modifiche per me non sono come quelle
quanti. È più facile trovare una persona che gli servono i comandi al volante perché magari non ha l'uso di una gamba o l'uso di 2 gambe che me. Perché tu usi, Sì. usi le gambe per guidare. Quindi Infatti, te hai dovuto richiedere il permesso per rendere la tua macchina adatta per sì. l'esame di guida. Io ho dovuto comprarmi prima la macchina rispetto a iscrivermi. Questa qua non rispettava in realtà tutti i requisiti minimi perché non ha gli specchietti elettrici. Però sono cose che dovrebbero averle ma non sono obbligatorie. L'importante è che aveva il sedile che si poteva alzare, e il servosterzo e il cambio automatico. Questi sono i 3 requisiti obbligatori. Sì. Sedile Per me. rialzabile, Sì. servo terzo e cambio Sì. automatico. Poi le altre modifiche le abbiamo dovute fare col tempo. Sì, gli hai messo gli hai messo quella scatola lì questa scatoletta qua. per mettere il retromarcia, ho visto. Sì, c'è retromarcia, folle e avanti. Poi questo tasto rosso qua è la mano. Poi ho queste prolunghe qua dei pedali. E giustamente rialzandomi il sedile per farmi arrivare comodo al volante, Anche, è dovuto anche ho dovuto alzare i pedali perché se non ci arrivavo. che tu hai freno e Freno, acceleratore. E poi i comandi vocali per mettere le frecce. per mettere le frecce, clacson, tergicristalli. E mentre andiamo verso Sanremo a vedere lo studio e a incontrare Christian, il suo socio, a telecamere spente Nicolas mi dice una cosa straordinaria, nella sua totale semplicità. Non c'è limite alla creatività umana. Basta fermarsi, riflettere 3 secondi e vedrai che c'è un'alternativa a qualsiasi problema, persino nell'andare in bagno. Chi è piccanto barro? E ce l'ho messi di qua. Fuad, esatto. Piacere Cristian. Mettendoci sempre però la musica dentro. Come strumento di educazione. Strumento educativo, certo. Ok. Sì. Infatti cos'è questo posto che... Questo posto è Villa Citera, che arriva Villa Citera? Villa Citera 3.0 ed è un centro di aggregazione giovanile che nasce come uno spazio dato dal comune alla cooperativa per fare quello che si chiama, quello che è la prevenzione. Quindi prevenzione al disagio, prevenzione alla tossicodipendenza. Abbiamo deciso poi, di quando ci hanno dato questo spazio, uno spazio molto grande, c'è anche spazio esterno, insomma, abbiamo deciso di mettere delle parti, proprio perché c'ero io, proprio perché volevo anche fare un piccolo parco giochi anche per me stesso, di fare uno studio musicale. Quindi abbiamo una sala prove e uno studio musicale. Allora, questo qua è uno studio particolare perché non è solo uno studio, ma è, innanzitutto si può dire che è un laboratorio permanente di produzione musicale, chiamiamolo così, perché lo studio è un'altra roba, no? Nello studio c'è un ingegnere del suono che si mette lì e ti registra quello che tu hai pensato, composto, e qui invece è proprio un posto dove c'è del materiale professionale e questo materiale professionale può essere utilizzato da tutti i ragazzi che vogliono fare musica. Cioè, non li fate pagare? No, è tutto gratuito. È praticamente si può dire che è un esperimento di discografia sociale. No, dove in un mondo in cui fondamentalmente per fare musica noi dobbiamo essere sempre comunque connessi col fatto che dobbiamo investire un sacco di soldi. Esiste un piccolo posto, almeno qua, poi non lo so, non ho idea di come funzioni nel resto d'Italia, non mi sono informato, però mi piaceva il pensiero che ci fosse un piccolo posto dove chi non aveva la possibilità di poter investire nella produzione potesse mettersi lì e avere la possibilità di avere tutto quello che gli serve per portare fuori un piccolo prodotto che già può essere presentato all'industria discografica, no? Chiacchierando con Christian capisco che non è solo uno studio musicale. È un posto dove, se non hai niente, puoi comunque iniziare da qualcosa. Nessuno ti chiede chi sei, quanti soldi hai o quanto sei bravo. Ti chiedono solo se hai qualcosa da dire. Come Nicolas. No, sembri uscito da un film Ma poi di... metti il blur in faccia, mi fai. Io la droga mi trasformavo. Sono il primo a scherzare su questo fatto qua. Esatto, un bambino se me lo chiede gli dico che l'ho lasciato a casa. La mia main battuta è li ho messi sotto carica. Noi vorremmo cercare di portare una voce a quelle persone che la voce magari non ce l'hanno o non riescono ad averla. Io spero che questa cosa qua non sia di esempio, perché io non voglio essere di esempio a nessuno, perché non sono nessuno per essere un esempio. Però prenda spunto a dire, cavolo, se lo fa lui posso farlo anche io. Ti sei mai fatto la domanda perché a me? Giustamente questa domanda qua te la fai non per invidia verso gli altri, ma quando magari vedi gente che uccide,
ok, o fa crimini brutti, vende droga, cose così, e dici perché lui che è una persona malvagia, ok, ha tutto questo, c'ha tutto, ok, e io che nella vita magari avendo avuto le braccia avrei potuto fare ancora il doppio di quello che faccio adesso e invece mi è dovuto fare così. La sfortuna è ovunque, cioè se poi la possiamo chiamare sfortuna, poi io non la valuto come sfortuna, però c'è chi magari vive 24 ore su 24 in un letto e non può muoversi, è lì che ti fai la domanda perché a me, secondo me. E io non me la faccio, ma perché io voglio capire qual è la mia missione e piano piano voglio darmi delle risposte, ma perché come me le voglio dare io, non risposte perché c'è una risposta, ok? Io voglio essere io il mio fine, ok? Cioè io voglio diventare ciò che voglio essere. Il mio messaggio è vai, provaci, sbattici la faccia 1000 volte, ma finché non ci riesci continua a farlo e vedrai che prima o poi ce la fai, perché te lo devi sentire te stesso e basta, non c'è nessuno che te lo può impedire. Perfetto. Siamo arrivati. Dammi il piede, dai. Abbiamo finito. Abbiamo finito, bello. Come ti è sembrato? Perché a me? Perché a lui va tutto bene mentre a me va tutto storto? Sono domande che prima o poi ci facciamo tutti, ma la verità è che nessuno decide come nasce. Non scegli dove, come o in che corpo venire al mondo. Semplicemente nasci e la vita non è giusta. C'è chi parte avvantaggiato e chi deve scalare una montagna sin dal primo giorno. Ma alla fine ognuno vive a modo suo. C'è chi si lamenta e chi si arrende e chi semplicemente va avanti. Perché il punto non è avere 2 braccia o 2 gambe, il punto è capire cosa puoi fare con quello che hai. E non serve sentirsi un eroe, né essere un esempio da seguire. Basta essere umani, perché essere umani significa anche questo, fare il meglio con ciò che si ha. In fondo facciamo tutti parte dello stesso mondo. Respiriamo la stessa aria, camminiamo sulla stessa terra, beviamo la stessa acqua. E allora, se ce la fa Nicolas, perché non potrei farcela anch'io? Ed eccoci qua, abbiamo finito anche questo piccolo reportage. Abbiamo portato a casa anche questa storia, una storia meravigliosa di Nicolas e di tutta la sua squadra, del loro lavoro, di come usano la musica come strumento di comunicazione, inclusione e il fatto che anche se nasci con una difficoltà, se ci credi veramente, puoi ottenere tutto dalla vita. Quindi vi ringrazio ancora di essere arrivati fino alla fine. Io vi ricordo sempre, se volete appoggiare questa piccola teoria del niente, un like, un commento, una condivisione, anche perché no, visto che ci siete, iscrivervi. Per voi forse non conta niente, ma per me vuol dire tantissimo. E ovviamente anche se volete partecipare più attivamente, come sempre, ci sono dei link in descrizione dove potete fare delle piccole donazioni a vostro piacimento. Quindi decidete voi. Detto ciò, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo messaggio.